Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi analizzeremo insieme un tema fondamentale: frusci, crackling, scatti fastidiosi provenienti dai controlli della nostra chitarra. Non si risolveranno davvero se prima non comprendiamo che cosa succede all'interno dei componenti, in particolare dentro i potenziometri del volume e del tono, che sono il cuore dell'elettronica di bordo. Per questo partiremo subito da qui, dall'interno di un potenziometro. Lo apriremo, vedremo insieme la pista resistiva, il cursore, la lamella e tutti i punti in cui possono formarsi sporco ed ossido. Solo dopo aver capito come funziona potremo intervenire in modo professionale sia sui potenziometri, sia sul selettore, sia sulla presa jack, e capiremo anche quando ha senso tentare il recupero e quando invece l'unica soluzione seria è la sostituzione. Ora apriamo insieme un potenziometro e lo guardiamo da vicino. Questa parte circolare che vediamo è la pista resistiva. È realizzata con un materiale che oppone una certa resistenza al passaggio della corrente. Per esempio potrebbe essere costruita in grafite o carbonio. Il valore nominale del potenziometro, che potrebbe essere 250k o 500k, dipende proprio da come è stata progettata questa pista, dalla resistività del materiale e dalla sua geometria interna. Anche se quasi tutti i potenziometri hanno un'escursione angolare simile, di solito intorno ai 270 gradi, non è l'angolo a determinare il valore, ma il modo in cui la pista è stata realizzata. Tra questo capo e quest'altro della pista troveremo il valore dichiarato dal costruttore, in quanto tutta la pista, da un estremo all'altro, oppone quella resistenza complessiva al passaggio della corrente. Il terzo terminale, quello centrale, è collegato a questo elemento mobile che vediamo qui, il wiper, il cursore. Il suo compito è quello di appoggiarsi sulla pista resistiva, scorrere su di essa mentre ruotiamo l'alberino e prelevare un punto variabile lungo questa resistenza totale. In pratica, il potenziometro realizza un ripartitore resistivo interno. Da una parte abbiamo la pista completa, dall'altra il cursore che sceglie un punto intermedio. Da un lato del cursore abbiamo una parte di resistenza, dall'altro lato abbiamo la parte rimanente. Queste due porzioni insieme cambiano in modo continuo mentre giriamo la manopola. Nel circuito del volume, per esempio, un'estremità della pista è collegata all'uscita del pick-up, l'altra estremità è collegata a massa e il cursore porta un punto intermedio verso l'uscita. Quando siamo a volume massimo il cursore è quasi tutto verso il lato del segnale e la resistenza verso massa è massima. Quando abbassiamo il volume, il cursore si sposta, aumenta la porzione di resistenza verso massa ed il segnale viene attenuato. Nel circuito del tono succede qualcosa di simile, solo che il potenziometro lavora insieme ad un condensatore per tagliare progressivamente le alte frequenze. Tutto gira intorno a una cosa semplicissima ma fondamentale. Se il contatto fra wiper e pista è pulito, uniforme e ben pressato, il potenziometro lavora in modo silenzioso e prevedibile. Se invece in quella zona ci sono sporco, ossido, graffi o una pressione insufficiente della lamella, il contatto diventa intermittente ed il risultato è il famoso crackling che sentiamo mentre giriamo la manopola. Ora che abbiamo visto come funziona dentro, possiamo riconoscere meglio quello che succede alla chitarra. Volume che fruscia appena lo muoviamo, tono che scricchiola, selettore che scatta con rumori secchi, presa jack che fa rumore appena tocchiamo il cavo. Questi sono segnali chiari che qualcosa nei contatti interni dei nostri controlli non sta lavorando come dovrebbe, e nel resto del video andremo a capire insieme il perché. La prima causa è lo sporco depositato sulla pista resistiva. Nel tempo, attraverso le fessure, entrano polvere, microparticelle, residui di tutto quello che circonda lo strumento. Non esiste solo la pista esterna, quella che abbiamo considerato finora, c'è anche la pista collegata al wiper, la parte centrale del potenziometro. Questa zona è quella che preleva di fatto il segnale dalla pista resistiva e lo invia verso il circuito.
Se si ossida o si consuma, il cursore non riesce più a prendere il segnale in modo stabile. Questo spiega perché alcune volte il rumore è netto, quasi un colpo secco, proprio quando iniziamo a muovere la manopola. Non è solo la pista principale, quindi, ma anche il contatto della parte centrale che lavora male. Capire questo ci aiuta a visualizzare esattamente dove avviene il trasferimento di segnale e perché una piccola irregolarità in quel punto preciso ha conseguenze così evidenti su ciò che ascoltiamo. Passiamo adesso al selettore. All'interno troviamo lamelle metalliche che scorrono su contatti fissi. Anche qui i nemici principali sono gli stessi: ossidazione, sporco, residui che si accumulano nel tempo. Se le lamelle perdono elasticità, il contatto con la pista del selettore diventa meno deciso e quindi basterà una vibrazione o un piccolo movimento per generare rumore. In più nel selettore c'è spesso un altro problema: le saldature. Una saldatura fredda o appena crepata può aprire e chiudere il contatto quando lo strumento vibra, producendo interruzioni improvvise del segnale, e questo lo vedremo molto bene quando avremo il pickguard in mano. Anche il jack contribuisce alla rumorosità della chitarra. La linguetta interna che stringe il jack del cavo può allentarsi, i contatti possono ossidarsi e il jack stesso può avere gioco nella sua sede. Ogni volta che il cavo si muove, questo gioco si trasforma in disturbi, colpi, frusci, perdita momentanea del segnale. È un punto spesso sottovalutato, ma chi suona dal vivo lo riconosce subito. Basta toccare il cavo e si sente il mondo interno all'amplificatore. Di fronte a questi problemi, la prima idea che ci viene spesso in mente è quella dello spray disossidante. Il problema è che non tutti i prodotti sono uguali. Alcuni lasciano residui oleosi che attirano ancora di più la polvere e lo sporco, altri lubrificano troppo, altri ancora non sono adatti ai materiali della pista e rischiano di danneggiarla nel tempo. In molti casi si ottiene un miglioramento temporaneo, giusto il tempo che il prodotto fa da ponte tra i contatti, ma dopo qualche giorno il problema ritorna, a volte peggiorato. Qui è importante chiarire un punto che spesso viene frainteso. Molte persone sono convinte che il disossidante possa entrare dalla fessura dell'alberino, quella dove esce l'asse del potenziometro. In realtà quella zona è progettata per essere il più possibile sigillata, proprio per proteggere l'interno da umidità e sporco. Noi abbiamo appena visto come è fatto dentro. Se uno spray riuscisse a passare da lì, vorrebbe dire che la tenuta è già compromessa e che l'interno del potenziometro non è più protetto come dovrebbe. Quindi, affidarsi a quella fessura sperando che il prodotto arrivi dove serve è un'illusione. Se il potenziometro è costruito bene, da lì non entra nulla. Se qualcosa entra, significa che il potenziometro ha già un problema strutturale. Prima di mettere le mani sulla chitarra, ragioniamo un attimo su come prepararci al lavoro. Allentare semplicemente la tensione delle corde, lasciandole penzoloni, e cercare di sollevare il battipenna passando in mezzo è un metodo che ci farà solo lavorare male, con spazio limitato e molta scomodità. Se vogliamo lavorare in modo professionale, la cosa migliore è rimuovere completamente le corde. Il momento ideale è durante il cambio muta, così ottimizziamo il tempo, facciamo questo lavoro di manutenzione e poi, una volta rimontate le corde, possiamo dedicarci anche al setup completo dello strumento. Ora che le corde non ci sono più, possiamo sollevare il pickguard senza sforzi, ruotarlo, inclinarlo, avvicinarlo alla camera, vedere tutto con calma. A questo punto abbiamo davanti l'intera elettronica, potenziometri, selettore, cablaggi, presa jack, masse, saldatore, tutto visibile e perfettamente raggiungibile. Ed è qui che possiamo davvero fare un intervento mirato senza improvvisare. Vediamo cosa possiamo fare in pratica. Sui potenziometri possiamo intervenire quando il problema è dovuto principalmente a ossido sporco e la struttura interna è ancora sana. Lo capiremo meglio tra poco quando vedremo il punto esatto da cui ha senso applicare un prodotto specifico. Sul selettore possiamo controllare l'elasticità delle lamelle, la pulizia dei contatti fissi, la presenza di residui e soprattutto la qualità delle saldature.
Una saldatura buona e liscia, lucida e stabile. Una saldatura fredda e opaca, granulosa, a volte si muove leggermente se tocchiamo il filo. Sul jack possiamo verificare la linguetta, stringerla se è troppo aperta, pulire i contatti e assicurarci che il corpo del jack non abbia gioco nel suo alloggiamento. Non sempre il potenziometro è recuperabile. Se la pista resistiva è visibilmente danneggiata o se troviamo solchi profondi dove il wiper ha scavato nel tempo, se la lamella ha perso troppo la sua elasticità o se all'interno ci sono segni evidenti di corrosione, soprattutto dovuta a sudore o liquidi, allora la soluzione più corretta è la sostituzione. Per intervenire in modo corretto dobbiamo usare uno spray specifico per contatti elettrici, pensato per rimuovere ossido e sporco, senza lasciare residui pesanti e senza danneggiare la pista. Il punto chiave è dove applicarlo, non dal foro di passaggio dell'alberino, come abbiamo visto, ma dalla fessura che permette l'uscita dei terminali. È da lì che il prodotto può entrare in modo sensato e raggiungere la pista, il cursore e la lamella, cioè la zona in cui si trova il problema reale. Noi inietteremo una quantità minima di prodotto da quel lato, poi ruoteremo il potenziometro più volte lungo tutta la sua escursione, in modo che il wiper distribuisca il trattamento lungo la pista. Durante questa operazione è utile ricordare che non si ossida solo la pista principale, ma anche il contatto della pista centrale, cioè quella collegata al wiper. Quella è proprio la zona dove il potenziometro preleva il segnale per inviarlo al resto del circuito. Se quella parte è sporca o ossidata, il contatto non è più stabile e il crackling è praticamente garantito. Capire questa cosa ci aiuta a visualizzare meglio perché, se trattiamo nel punto giusto e con un prodotto adeguato, spesso riusciamo a riportare il potenziometro a un comportamento regolare e silenzioso. Una volta terminati gli interventi sui potenziometri, sul selettore e sul jack, possiamo rimontare il pick guard, fissare nuovamente il tutto e rimontare le corde se non l'abbiamo già fatto. A questo punto è importante fare un test con calma. Muoviamo il volume lungo tutta l'escursione, ascoltiamo se il movimento è fluido e silenzioso. Facciamo lo stesso con il tono, passiamo da una posizione all'altra del selettore, tocchiamo leggermente il jack e il cavo per assicurarci che non ci siano rumori residui. Se tutto è a posto, abbiamo ripristinato un'elettronica che lavora in maniera corretta. Inoltre, eliminare frusci e crackling non significa solo eliminare un fastidio meccanico, significa migliorare davvero la qualità del segnale. Un contatto pulito e stabile lascia passare il segnale in modo più lineare, senza microinterruzioni, senza piccoli salti di livello, senza quelle instabilità che magari non riconosciamo subito come difetto del potenziometro, ma che alla fine percepiamo come un suono meno definito e meno affidabile. Ha molto senso, quindi, anche ragionare in termini di prevenzione. Un controllo periodico dell'elettronica, soprattutto sugli strumenti che usiamo spesso dal vivo o in condizioni non ideali, ci permette di evitare problemi al momento meno opportuno, magari durante una serata o una registrazione importante. Oggi abbiamo visto insieme come è fatto un potenziometro all'interno, che cosa succede sulla pista resistiva e sulla pista del wiper, quali sono le cause più frequenti di frusci, crackling e rumori sui controlli della nostra chitarra. Abbiamo capito quando è possibile intervenire con la pulizia mirata e quando invece è più corretto sostituire il componente. E abbiamo visto anche il ruolo del selettore e del jack nella catena dei problemi. Nel prossimo video continueremo a lavorare sulla suonabilità e sull'affidabilità del nostro strumento, affrontando, tra l'altro, un punto critico che molti di noi incontrano prima o poi, cioè il buzz, lo sfrigolare delle corde. Nel caso aveste trovato utile questo video e desideraste esprimere un apprezzamento, vi ricordo, se non l'avete già fatto, che iscriversi al canale ed aggiungere un like è la maniera migliore per ringraziare. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!